Se sei capace a fare una cosa e la fai diventare la tua vita, alla fine più che diventare quello che la riempie, diventa quello che la fa andare avanti. Una Lancia 037 Martini che con un colpo di frizione parte in sovrasterzo e fa alzare un muro di fumo. Tanto basta a un bambino per sognare. Un cartello visto durante un'escursione coi Boy Scout. Tanto basta ad un adolescente per capire la sua strada. Chissà se mio padre, in fondo, sperava che un giorno quello sarebbe stato il mio mondo, quando, con la scusa di fare una passeggiata, mi portò all'arrivo di tappa. È lì che vidi la mia prima Lancia. Avevo 5 anni, la testa fra le transenne e guardavo incuriosito quelle strane macchine che si parcheggiavano una di fianco all'altra. Sino a quel momento tutto ciò che sapevo delle auto era il contenuto di un manuale di guida sicura. Ne avevo assorbito ogni particolare. Ma il suono dei motori, i colori e i piloti e le gomme che fanno evaporare l'asfalto. Non c'era niente di questo fra le pagine. Lungo la strada di ritorno verso casa non riuscivo a pensare ad altro se non al brusco ma elegante movimento di quella Lancia Martini. Avrei voluto farla io, quella manovra, eppure dovevo stare lì, oltre la staccionata. Arrivato a casa, esplosi di gioia raccontando tutto a mia madre. Però lei non disse niente. Solo più tardi capii. Non dimenticherò mai quella notte passata a ripercorrere le immagini, i suoni, gli odori di quella sera. Il giorno dopo, appena alzato, pregai mio padre di portarmi a vedere una gara di rally. Fremevo, ero entusiasta. È finito ormai, non lo fanno più. Ma come è finito? Le macchine erano lì, proprio lì, a 2 passi da me. E dove sono finite adesso? Lo sguardo di mio padre non accettava repliche. Quella sera stessa, e di tanto in tanto durante l'anno successivo, trovai sul mio letto una rivista. Incuriosito mi ci fiondai e la sfogliai tutta. La lessi infinite volte. Vissi le immagini di quelle macchine di traverso che affrontavano impervi terreni. Adattai i suoni che avevo sentito la sera prima alle foto e ne creai di nuovi, tutti miei, uno per ogni auto. Mi divertivo in particolare a pensare alle piste in modo diverso. Non parlai a nessuno delle riviste che ogni tanto capitavano sul mio letto. Avevo 6 anni quando mio padre acconsentì di portarmi alla mia prima gara di rally. Avrei visto dal vivo le auto che avevo solo immaginato. Avrei visto la terra saltare, le auto volare, proprio lì, davanti a me. Salii in macchina con mio padre. Potete immaginare quanto fremessi. Una Stratos mi passa davanti. Il suono pare quello. L'assetto è uguale a come l'avevo visto nelle riviste, ma qualcosa non quadra. Perché va così piano? Perché prende così la curva? Perché va sull'asfalto? Perché va così piano? Bastò poco perché realizzassi di essere stato illuso. Mio padre mi aveva portato a quello che un giorno avrei riconosciuto come un trasferimento. Fu per me una delusione troppo grande. Abbandonai il mio sogno.
e passarono una decina d'anni prima che un cartello mi riportasse indietro. Mentre trascorrevo la mia vita, nonostante la delusione, non rimasi senza interessi. A scuola ero bravo, stavo vivendo un'adolescenza, se vogliamo, normale, facevo judo e andavo agli scout. E fu proprio a Montelerno, durante una delle escursioni con loro, che mi avvolse il ricordo del fumo sollevato dalla 037 Martini. Un cartello con su scritto Rally fu più che sufficiente. Presi lì la mia decisione. Avrei fatto qualcosa di grande in quel mondo. La mia passione per le auto tornò viva, e con lei io stesso. La mia mente non faceva altro che portarmi tra i circuiti che avevo visto dal vivo e i nuovi che studiavo dalle riviste. Immaginavo tutte le variazioni possibili. Se quella curva si spostasse lì, una chicane lì invece, come sarebbe? Arrivati i 16 anni, la mia passione era diventata un'ossessione. Si dà il caso che quell'anno il VRC si sarebbe trasferito ad Alghero, la mia città natale, e io non volevo certo perdere l'occasione di parteciparvi. Avevo in testa già da un po' che mi sarebbe piaciuto continuare a stare dall'altra parte della staccionata, proprio come quando ero bambino. Inviai allora un'email all'organizzazione, chiaramente all'insaputa della mia famiglia, dalla quale ricevevo rimproveri e negazioni per me inspiegabili quando parlavo di motori. Rally Italia Sardinia, where this island round of the World Rally Championship is about to get underway with an all-new challenge in the port city of Olbia, Stage 1. 2 settimane dopo aver inviato quel messaggio, ero seduto sui sedili posteriori di una Panda 4x4. Stavo spiegando alcuni disegni di rally che avevo provato a fare così, per passione, di come avrei preferito posizionare le curve, cose del genere, e ricevetti in risposta sgomento e interesse. Davanti a me, sul lato passeggero, c'era Dimitri Brunello. Alla guida, un certo Tiziano Siviero. L'escort, un trettone in un canalone, c'è certo da 10 metri. Se ne scende, visto che poi è mazzettone, no? Io ero più ragazzino, avevo 19 anni, caga cazzo. Mi sembrava un po' troppo veloce, mi si guarda, mi si mangia a cazzo. Però da Vabbè, ce la porto il gli cervo altri dopo. giorni c'erano sì tutti gli stand con le Hyundai e tutto, poi c'era il Deltone di Sì, là, quattro. c'erano un sacco di persone attorno al Deltone guardando Serio? quello vecchio proprio in cielo. Tu devi pensare che io ho visto Toivonen 86, 85, avevo 5-6 anni, me lo ricordo tuttora. A parte che prima facevano l'assistenza davanti a casa mia. Non è come... Bello. Sì, sì, tu uscivi al portone e avevi l'assistenza. Quindi, Poi storico. cioè, sono nato sul reel, in poche parole. Welcome back to WRC Plus All Live and to the longest stage of the event, the second pass through it. I'm Bex Williams, ready to chat with you. And I have a special guest alongside me who is going to be co-commentating with me. It is Oliver Solberg. Hello everybody. Lovely
lovely to welcome you into commentary for the second run of Monte d'Ala. You watched the first part of this earlier on. What did you think, Oliver? It's a very exciting stage. Durante il mondiale scomparvero eventuali dubbi sul ruolo che avrei voluto prendermi nel mondo del rally, ma sapevo bene che avrei dovuto guadagnarmelo. Da lì in poi il tempo scorse veloce. Entrai a far parte del team e mi misi a disposizione come navigatore. Ricordo la mia prima esperienza in competizione regionale con la pelle d'oca. Ho 17 anni, siedo di fianco a un pilota esperto e organizzatore di gare di spicco su una Delta Martini 5. Stiamo per partire e io sono il navigatore. Un altro sogno si è avverato. Sono vivo. Finita la gara, mi fu proposto subito di partecipare al tricolore. A quel punto non potevo continuare a mentire ai miei genitori. Così, forte del circuito nel quale mi ero inserito, tornai a casa per dargli la bella notizia. Non mi aspettavo certo che, in cambio, avrei ricevuto lo sfogo di tutte le preoccupazioni che li avevano tormentati. Avevo appena concluso la mia prima gara e aperto anche il vaso di Pandora. Che è uscito di strada, però è mezzo fuori e mezzo dentro, però i piloti sono in mezzo alla strada. C'è il segno che devono mettere il triangolo, che si occupano. Se facciamo perché la macchina non riescono a tirarla fuori, faccio mettere il triangolo subito. Ma l'abbiamo posto devo fare i piloti, cioè non è che devi vedere il commissario. Poi news. Unfortunately, stage 8 has been cancelled. We'll bring you more information. Non funziona anche io, non funziona.
Cioè, se volete stare qua e facciamo il CO qua, regolare. L'importante è... No, tanto non è regolare, non c'è. No, sì, Voglia di braccio. buonasera. Adesso vi tirate 29 minuti. Esatto, adesso vi tirate 29 minuti. Qualche foratura. ciao! Julian, drivers, co-drivers, and the teams, of course, everyone's in competition mode, and then something like this comes along. How tough is that to deal with mentally? Yeah, it's a frustration, it's a difficulty. Someone like Tanaka Martignovi or Hyundai, it's exactly what they would like. I mean, yeah, they want to go competing for sure. When they're nursing a problem, we don't know what it is. Scoprì che mio padre aveva votato la prima parte della sua vita alle automobili. Appassionato di rally fin da bambino, era entrato in quella dimensione fatta di polvere e adrenalina, mettendoci il massimo dell'impegno e della dedizione. Aveva partecipato a gare come navigatore e come pilota, ma con scarsi risultati, cercando di portare avanti una carriera universitaria in medicina alla quale non aveva mai dato troppa importanza. Poi un incidente. Alla fine pilota non lo era diventato, ma medico sì. Peccato che i suoi genitori non avessero vissuto abbastanza per vederlo realizzarsi. Potevo rischiare tutto come fece mio padre. Come avrebbe reagito mia madre se avessi deciso di intraprendere la carriera che più la terrorizzava? Potevo rischiare di deluderli. Ero spaesato e spaventato. 1 ora e 30. No. This is our... You cannot check in early. This is my minute. No, diesel. No. Change. Annullato. We know, but you have to check in your time. Sì, Mario, mi ha chiamato che scusa. Annullato. 18. Good luck, Kai. Sì, non è un pericino, è un casino, le famose con l'erba
like this. Grip of the lines. You can go in there and turn around. Come on, Johnny, come on. Ma poi mi dissi che l'avrei fatto anche per mio padre. Avrei raggiunto anche per lui quello che era il suo sogno da bambino. Decisi di rischiare, andando contro la furia dei miei genitori che mi imponevano di proseguire gli studi. Accettai la proposta del tricolore e poco tempo più tardi partii, con il pilota che avevo già assistito alla volta di Nuoro. Ero pronto. Partimmo alle 2:40 di notte dopo una giornata infernale. All'inizio fu magnifico. La tensione e il senso di ribellione mi facevano sentire grande. E quando stavo sull'auto, era tutto perfetto. Pensavo di essere nel posto giusto al momento giusto. Poi mi persi per strada. 2 volte. Poco più tardi svenni, portato via da un'ambulanza. Avevo rischiato tutto. Per cosa? It's quite windy, and it's just I don't think I've ever experienced it. I stepped out of the commentary box. Gli anni dell'università li rivivo tutto sommato bene nei ricordi. Una fase di passaggio necessaria, anche se al tempo non potevo realizzarlo. Ovviamente rimasi attivo nel campo delle automobili, mantenni i contatti e ne creai di nuovi. Partecipai anche come apripista a qualche gara. Ma non ero soddisfatto. Ci misi del tempo, ma alla fine portai a casa la magistrale, con l'obiettivo di diventare un direttore sportivo. Furono anni difficili. Qui ci basterà, sì.
E poi, finalmente, con tempismo inatteso, arrivò il mio momento. A scrollarmi la sensazione di inadeguatezza fu un'altra volta Tiziano. Mi chiamò un'ora prima di un colloquio. Io ero in cerca di un lavoro da un po'. Parlammo e mi chiese di vedermi. Così ci incontrammo qualche giorno dopo. Mi propose di scrivere le linee guida di sicurezza mondiale per il cross country e altre gare minori. Io ne fui lusingato, ma quelle cose non le avevo mai fatte, perlomeno non su un foglio. Un'altra volta l'immaginazione mi venne in supporto e durante le procedure di direzione di gara stilai una lista proponendola. Non ho mai tremato sulle 4 ruote, ma in quel momento, che realizzai essere la vera possibilità di una svolta, ero terrorizzato. We might have a chance to grab something. No, I'm not really confident to get 5. Of course, it would have been better to go fast and feel it for the next pass, but I think the power stage will be anyway. Confident in the final 2 stages. Yeah, God is working okay, but this one is going to be very rough, so we need to get there back. Da quel giorno in poi posso dire di aver provato sulla mia pelle cosa significa, per me, essere felice. Ora sono diventato un organizzatore ufficiale di rally. Tutto per una Lancia 037 Martini e un cartello dimenticato. Sono la proiezione dei miei sogni da bambino. Sono parte attiva del complesso che permette ai migliori piloti del mondo di sfidarsi tra gli sterrati della mia terra natale e non solo. Io vivo per il perfezionamento delle corse e perché bambini come lo ero io sognino sul terreno che evapora e la polvere che vola. Vivo perché ciò che mi fa andare avanti è rally e io ne ho fatto la mia vita.